Ciao a tutti, oggi siamo qui per recensire la nuova Nike Mercurial X, per poi dirvi come si comporta questa scarpa in campo. Andiamo! Partiamo dal design di questa scarpa, che penso che sia davvero bello. La tomaia è tutta nera, ad eccezione dello swoosh è davvero semplice, ma allo stesso tempo molto piacevole. E, come nelle scarpe da calcio, il Dynamic Fit Collar completa un design pazzesco. La tomaia è in Flyknit e Nike Skin, proprio come per la sua sorella del calcio 11. Ovviamente questa scarpa doveva essere adattata per gli usi street, indoor e su campi in sintetico. Proprio per questo lo strato di Nike Skin è più spesso e questo rende la tomaia più rigida. Dopo circa 6 ore di utilizzo la tomaia si ammorbidisce abbastanza bene, ma comunque non è paragonabile alle Nike Mercurial Superfly. La comodità è abbastanza buona, nonostante nelle prime 3 ore abbia sofferto i problemi nella parte posteriore. Infatti il tallone è ancora troppo rigido per adattarsi perfettamente alla forma del tuo piede. Inoltre la zona delle dita ha bisogno di circa 2-3 ore e poi si adatterà perfettamente alla forma del vostro piede. La calzata è davvero ottima, infatti dopo averle sformate le Nike Mercurial X avvolgono perfettamente il piede come una seconda calza, grazie al Dynamic Fit Collar ma anche al Flywire, che sono questi cavi che partono dalla suola per arrivare fino ai lacci. Appunto, quando noi stringiamo i lacci, questi cavi si stringono attorno al piede, bloccandolo così all'interno della scarpa e garantendo appunto una calzata sicura. Se proprio devo trovare un difetto nella calzata è ancora la lunghezza, infatti come sappiamo la Mercurial calza quasi mezza taglia più grande rispetto ad esempio alle Magista, e per questo ho un po' di spazio nell'avampiede, ma comunque questo non è un difetto che ti impedisce di comprare questa scarpa. Il tocco di palla è ottimo grazie alla tomaia molto fine. Inoltre nella parte anteriore interna troviamo queste piccole estrusioni che garantiscono un po' più di grip sulla palla. Proprio il grip sulla palla secondo me è il punto negativo di queste scarpe, infatti avrei preferito avere queste piccole estrusioni su tutta la parte anteriore per avere più controllo, per esempio quando stoppo la palla, ma anche per fare il freestyle. La suola Turf con tacchetti esagonali è stata progettata per garantire un ottimo grip sia sul pallone che nel terreno, cosa che è molto importante negli spazi piccoli. Devo dire che mi è piaciuta davvero tanto per controllare il pallone, infatti mi ha sempre garantito un ottimo grip. Purtroppo non posso dire lo stesso per il grip sul terreno, infatti facendo dei cambi di direzione sono scivolato diverse volte e non so se sia la suola o sia io, ma questo è quello che ho notato usando queste scarpe. Inoltre per assorbire gli impatti troviamo l'intersuola in EVA e penso che questo faccia il suo dovere davvero bene. La durabilità è ottima, infatti abbiamo usato questa scarpa per circa 10 ore in questa campo in erba sintetica e non mostrano praticamente nessun segno di usura in nessuna parte della scarpa. La protezione non è il massimo per via della tomaia molto fine, ma comunque penso che sia sufficiente per gli spazi piccoli in cui non si utilizzano scarpe con i tacchetti. Finendo questo video posso dire che la Nike Mercurial X è davvero una buona scarpa, la calzata è ottima e il comfort è abbastanza buono. Ci sono ancora diversi punti da migliorare come il grip sulla palla o la suola, ma è una scarpa che consiglierei a tutti i giocatori di calcio a 5 che vogliono provare una scarpa diversa. Ma cosa ne pensate voi della Nike Mercurial X o della nuova linea Football X in generale? Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. Ci vediamo per il prossimo video.